Giovanni Truppi, infinite possibilità per essere finiti, in lizza come miglior album per la Targa Tenco 2023. Un concept album composto da tantissime tracce e molti interludi musicali che io oso definire un album circolare. Veniamo catapultati all'interno della testa di un uomo medio che vive l'epoca contemporanea. È il racconto ideale di una giornata. Ci spostiamo con lui e seguiamo le sue riflessioni, mentre vede il mondo girargli intorno, incontra persone, vede oggetti, trova semafori, legge cartelli. Le canzoni non sono nient'altro che i suoi pensieri. Pensieri che sono reali, concreti, volutamente poco poetici proprio perché a volte prendono spunto dall'osservazione di un qualcosa, a volte dal ricordo di un profumo, a volte sono pensieri liberi, altre volte invece arrivano inattesi e sorprendenti, come quelli del brano numero 7. Alcune considerazioni. La visione è quindi unicamente una prospettiva che dall'interno va verso l'esterno, con una dimensione individualistica che è l'unica possibile naturalmente, e dove l'esterno appare come un'enorme massa, come un agglomerato umano. Siamo quindi nella testa del protagonista, in questa sorta di involucro che ci contiene insieme ai pensieri e ce li fa ascoltare, come in qualche modo suggerito dalla suggestiva Moondrone. I pensieri ricorrenti riguardano soprattutto il nostro ruolo nella società. Ci si chiede quindi se non dovremmo fare effettivamente qualcosa di più. Ci rendiamo conto che qualcosa intorno a noi non va come deve fare e contemporaneamente prendiamo coscienza del fatto di non fare abbastanza. E poi troviamo spazio per l'autogiustificazione. Ci diciamo che in fondo la cosa importante è prendersi cura della propria famiglia. Ci ripetiamo come un mantra che non è colpa nostra e che in fondo le disuguaglianze, i problemi sociali e i privilegi sono sempre esistiti e nessuno mai nella storia ha potuto fare nulla per combatterli. Questa idea è strettamente legata al concetto di felicità, come nel brano numero 3, che mette in dubbio il fatto che noi stiamo ricercando qualcosa che in realtà non sappiamo identificare perché non sappiamo descrivere e quindi siamo alla ricerca di un qualcosa che non sappiamo cos'è. Ed è per questo che ci ritroviamo a correre dietro a una condizione sociale, il raggiungimento di uno status, una posizione economica, l'acquisto di un oggetto, addirittura creare una famiglia e generare dei figli. L'implicito naturalmente è che nessuna di queste cose funzionerà. E allora forse la felicità potremmo trovarla in un altro modo, in un modo completamente opposto a quello che ci sta proponendo la società contemporanea. Potremmo trovare le nostre gioie spogliandoci da quello che siamo, riconducendoci, accettando e rispettando la nostra condizione di primate evoluti, quindi ritornare a una condizione animalesca, rappresentato dall'atto animalesco e primordiale dell'accoppiamento nel brano numero 8, amandosi come cani. E ogni tanto ci concediamo anche delle pause, nell'album rappresentate dalle brevi suite musicali Donuts seguite dai vari numeri. Le tracce Donuts sono 4 e sembrerebbero suggerire delle pause che possono essere pause per pensare, pause ovviamente essendo delle tracce solo musicali, quindi nelle quali non ci sono pensieri, quindi proprio a rappresentare questo distacco da un pensiero continuo, o sempre riconducendoci a un'attività primordiale, chissà che non stia parlando in realtà delle 4 pause 3 pasti più spuntino. Sono pause essenziali che devono arrivare sistematicamente e ci permettono di riposare dalle martellanti ossessioni e preoccupazioni della vita quotidiana, come quelle per il denaro, tema principale di Amico, traccia numero 11. E allora ci rilassiamo anche fino ad adagiarci sulle comodità socialmente accettate, anche se banali e semplicistiche, di Temporale, traccia 14. Per distrarci dal disgusto della retorica di chi piange i morti, mentre in vita se ne faceva beffa, come se questo servisse a restituire un po' di dignità e di rispetto al morto. Ma anche qui l'assunto sottinteso, e nemmeno tanto a dire il vero, è che comunque, alla fine di qualche ragionamento introspettivo, l'uomo torna sempre e comunque nella propria comodità quotidiana e quindi inizia a fare quello per il quale si era sottoposto all'autocritica. Questo accade quando l'uomo buono muore. Ma le pause non possono sottrarci a lungo a quello che in realtà pensiamo, a quello che noi sappiamo, alla coscienza cioè di dover avere un ruolo, perché siamo coscienti che un problema esiste, che noi non stiamo facendo nulla per risolverlo. Siamo razionalmente e sinceramente convinti che per criticare un sistema dovremmo comunque fare qualcosa per cercare di modificarlo, portandoci quindi dalla parte del bene, ma siamo comunque condannati a rimanere seduti dove siamo perché in fondo l'agio e la comodità ci danno una stabilità che l'azione e il rischio non ci offrono. Infinite possibilità suggerisce tutto questo. C'è la presa di coscienza quindi di un mondo che è complesso, di dinamiche sociali che sono difficili da gestire, ma che qualcosa bisognerà pur farlo.
puntando il dito sull'isolamento quasi volontario, egoistico e fondamentalmente conveniente. In questo caso l'individualismo, e quindi questa dimensione egocentrica e chiusa, viene vista come una responsabilità da attribuire esclusivamente al singolo, che non deve più cercare scuse nelle condizioni imposte dalla società, ma che trova nella sua azione appunto un pensiero che lo ha guidato. La soluzione potrebbe essere quindi rappresentata dalla creazione di una nuova società nella quale ognuno sia parte attiva di un processo che dovrebbe portare a condivisioni e interconnessioni. Chissà se non ci trovassimo a pensare a queste cose mentre stiamo passeggiando, per esempio, per via dell'Indipendenza. Chissà se non trovassimo questa cosa particolarmente curiosa. E magari penseremo all'alternanza tra la vita e la morte, tra questa ciclicità. Potremmo iniziare a vedere la morte come una liberazione, ma subito realizzeremo che la morte porterebbe come conseguenza l'abbandono dei nostri affetti più cari e di conseguenza non è una via praticabile. Meglio toglierselo dalla testa. Così come l'azione, il pensiero attivo, il movimento, la ricerca della felicità trovano sempre delle ragioni per cedere il passo alla stabilità, alla non azione e alla non assunzione di responsabilità. E tutto questo forse ci apparirà, come detto all'inizio dell'album, curiosamente circolare, come lo è il tempo con l'inizio e la fine, come lo è la vita alla quale si sussegue la morte, come lo è il giorno che stiamo vivendo, che finirà e ricomincerà riportandoci gli stessi pensieri, come lo sono i donuts, le famose ciambelle. Ho pensato che l'album dovesse essere presentato in questa maniera, senza soffermarsi sulla singola traccia. Al contempo mi rendo conto che offre un sacco di spunti proprio a livello di analisi di testo, scelta musicale, perché crea degli ambienti molto forti dove testo e musica lavorano sinergicamente per convogliare l'idea, la suggestione. Se l'idea di scegliere un paio di brani e analizzarli in maniera dettagliata vi piace o vi risulta interessante, scrivetemelo nei commenti che realizzerò un video apposta. Se questa maniera di raccontare il video o il video comunque ti è piaciuto o ti ha fatto compagnia per qualche minuto, fammelo sapere iscrivendoti al canale, mettendo un mi piace e attivando la campanellina.